to rock you like this. Ah, 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 ah. Are you ready? 1, 2, rocker. All rebel rockers. All rebel rockers. All rebel rockers. Take me to the bridge, yo. Non vi dico la sorpresa di scoprire dopo 2 edizioni a Lignano il bellissimo palco del Ribellino. I cittadini di Osopo li hanno sempre accolti con piacere, con divertimento. Torna ad Osopo il Rototom Sunsplash Festival del Reggae che continuerà tutto il mese. Musica, pace, amore, ecologia e anche un tantino di trasgressione contraddistinguono questi giorni all'ombra della fortezza di Osopo. I still remember the first time I experienced Rototom Sunsplash. First of all, the setting was so spectacular, right at the foot of the Alps. Very, very inspirational setting in the heart of nature, right in a national park. But also just the fact that there seemed to be a little village living in this park for the duration of the festival with a real spirit of a community there. Ed anche lì comunque situazioni tremende di piogge che tutti hanno vissuto, insomma, di tende che non si asciugavano mai, insomma, disagi che poi vivevi comunque in modo molto divertente. Ho alcuni ricordi appunto drammatici, tipo le edizioni delle trombe d'aria del 2000 e 2001, di chiedere alle persone attaccatevi al gazebo perché sennò vola via, o uscire del gazebo e vedere che crolla il palco e tutta la gente che sta scappando, e pensare a fare un'evacuazione, perché quello è stato fatto poi. C'è stato uno scambio continuo anche con le associazioni, la protezione civile. Ma soprattutto la protezione civile che ci ha dato una grande mano. Si dava un aiuto a quello che chiedevano. Chiedevano un cavo, chiedevano a seconda della necessità che serviva, se pioveva, o inondazione o assistenza con i motofari. Siamo attrezzati anche un po' merito vostro, con un'attrezzatura di primo ordine. Alla fine, quando era già tutto pulito il parco e tutto quanto, Filippo, tu, il Cobra venivano qua e ci dicevano: cosa volete quest'anno? Noi ci servono queste cose qua, sono cose che abbiamo adoperato in emergenza, le abbiamo portate in Piemonte, abbiamo fatto tante cose con questi affari qua noi. Non ci siamo più qua, siamo arrivati tardi. L'edizione del 2003, che me la ricordo che per la prima volta è stata un'edizione di 10 giorni, senza una goccia di pioggia, sempre il sole, un'edizione che comunque, per esempio, rappresentava il decennale, non ha avuto cose particolari nella programmazione, se non la nostra attenzione di dare il meglio, ed è quella, ad esempio, che ha avuto il maggior riscontro di pubblico, di partecipazione e anche di buone vibrazioni per chi l'ha vissuta. Essendo il rapporto umano molto profondo comunque, dove tutto si inventa anche sul momento. Le idee spesso sono lanciate e avendo questa squadra magnifica si può realizzare di tutto e di tanto. Mi ricordo nel 2004 abbiamo attaccato una bandiera di 40 metri quadri, penso, a 70 metri su una parete di roccia. Anche questa rimane sempre. Inizia come, dai, facciamo questo, sarà una figata. Sì, ma andare a portare una roba così si fa. Lo stesso per il leone, all'inizio si tirava il leone con le macchine. Ci siamo sempre inventati qualcosa da fare.
Il Rototom sicuramente ha aiutato molto tutta la scena italiana, e se siamo arrivati a questo punto è stata anche colpa e merito suo, nel senso che ci sono così tanti gruppi che fanno questa musica. Al giorno d'oggi, quando abbiamo cominciato noi, si potevano contare con le dita di una mano. La scintilla Africa Unite è scaturita da questi due personaggi, lui il buono e il cattivo. Ti dico semplicemente che io la prima volta che ho visto gli Africa li ho visti a Rototom, pur conoscendoli prima. Cioè io ascoltavo gli Africa quando andavo alle superiori, quindi parlare di me, degli Africa, del Rototom mi sembra, cioè io se vuoi lo faccio, però è anche un po' così, mi stordisce un po'. Io ti ripeto, cioè, andavo al Rototom per andare anche a vedere gli Africa, poi tornare al Rototom e suonare con gli Africa, insomma, uno deve anche, no? Deve anche preservarsi, ci sono cose insomma che riesco a spiegarmi, altre cose ho vissuto e non me le spiego nemmeno adesso, insomma. Poi ci siamo stati anche a Osoppo, ci sono stati quasi tutte le edizioni, quindi questa è una cosa che ci fa piacere. Siamo cresciuti grazie al Rototom, il Rototom è cresciuto grazie a tutta la situazione che è stata solidale. Quando la gente viene a vedere un festival, entra la sera, guarda il concerto e torna a casa. Qui invece si vive insieme in uno spazio molto ristretto, perché già oggi saremo più di 10.000 persone. Anche se il parco è molto grande, alla fine per tutta questa gente comunque diventa molto piccolo, e insieme dobbiamo imparare in 10 giorni a vivere dividendo tutto, a sopportarci uno con l'altro, quindi i famosi slogan che accompagnano la musica reggae, che è pace, amore, unità, tolleranza, eccetera, qui sono proprio messi in pratica. Ciao! We are behaving people. We are a people of culture. We are a people of love, and so I extend my congratulations and I extend my respect to a people who do not need the cops. Don't call no cops, because we can take care of ourselves. Il Sunsplash era veramente un'occasione internazionale di condivisione di alti ideali culturali e spirituali. Ricordo che ad Osoppo è venuto Beppino Englaro, ricordo che sono venuti anche dei premi Nobel. I think youth began in Italia e in Alemania. E per le informazioni. La rebelione è colpa della marijuana. Avere l'intelligenza di capire, no? Io apro le mie porte, lascio che le persone esprimano le loro idee, correndo anche il rischio di fare qualche errore. In compenso c'è un palcoscenico per chi ha da dire qualcosa veramente fantastico. I have a message for young people everywhere in the world. You can change the world. Il razzismo è figlio dei luoghi comuni. La tale razza puzza, il tale uomo è ladro. Strano per gli italiani, perché gli italiani hanno subito il razzismo quando sono emigrati. Solo chi ha un'aspirazione alla libertà è un corpo insano. Noi vi escludiamo e continuiamo a perseguitarvi. In England, the people are outrageous as to the decision that was made to go into war with Iraq. My son was killed in Iraq on April 4th, 2004. He had only been in Iraq for 5 days. Quanti di voi hanno inviato €1 con il famoso SMS? Quanti di voi sapevano a chi stavano donando quell'euro? E quanti di voi hanno saputo che cosa sia stato fatto con quell'euro lì? Ricevono centinaia di milioni per lottare contro l'AIDS. Voi pensate che agli ammalati arrivi una pastiglia, una siringa, un qualcosa? Niente. Le aziende innanzitutto lo sanno tutto da subito. Quando mettono in produzione una sostanza che noi verremo a sapere dopo decine di anni che è cancerogena, loro lo sanno pressoché da subito. L'amianto si stima che abbia fatto poco meno o poco più di 10 milioni di morti. Avere sempre questa curiosità di capire di più e di capire meglio che cosa sta succedendo nel mondo.
a dispetto di quanti pensano che certi festival sono lontani dallo scendere in profondità, stanno solo in superficie. No, invece scendono in profondità. Non riesco ad immaginare l'impatto che possa avere un Sunsplash su un sedicenne, su un diciottenne. Sicuramente è qualcosa in grado di cambiare le coscienze e ovviamente di cambiarle in bene. Vedere una massa di 100.000 persone che professa anche degli ideali piuttosto non convenzionali, forse ha contribuito a rendere l'Associazione Culturale Rototom invisa a una certa amministrazione che c'era all'epoca. Questa presenza delle forze dell'ordine diventava sempre più massiccia e anche sempre più invasiva. La legge Fini-Giovanardi ha indubbiamente reso le cose molto più complicate. Nel 2009 poi è scoppiato il bubbone, nel senso che c'è stata una vera e propria guerra al Sunsplash dichiarata da parte delle forze dell'ordine, da parte della procura. Di fatto la politica ha pensato bene di fare queste leggi che io assolutamente non condivido, anziché occuparsi delle altre problematiche del nostro paese. Alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine hanno tenuto in questi giorni di festival un atteggiamento vessatorio, con continui controlli, blitz nelle tende, intimidazioni e forme investigative improprie rasenti l'abuso. E c'ero io là, sai, a tener botto, non era facile, non stress, questi ti stavano addosso così. Brutto ricordo, le ultime 2 edizioni ad Osop, perché proprio c'era, come dire, la castrazione da parte dell'ambiente in cui eravamo, di poter fare il nostro lavoro al meglio e come chiedevamo di farlo. Le perquisizioni coi cani all'interno dei bus che andavano a prendere gli artisti giamaicani che si dovevano esibire. Ecco, quest'opera di dissuasione evidentemente ad un certo punto ha dato i suoi frutti. Cioè, neanche un pazzo visionario come Filippo avrebbe potuto continuare a organizzare un Sunsplash in un'area che gli avevano promesso che l'anno successivo sarebbe stata posta sotto sequestro il giorno prima. Abbiamo coltivato il sogno di poter vincere una scommessa con il vostro fondamentale aiuto. Dimostrare che si può convivere rispettandosi, tollerandosi ed amandosi gli uni con gli altri, pur essendo di razze, culture e credo differenti. E abbiamo l'intenzione di lottare con tutti i mezzi possibili affinché questo sogno continui anche negli anni a venire, a costo di cambiare sede e a costo di cambiare nazione. Fare un saluto a tutti voi, a tutti i ragazzi del Rototom, vi siamo vicini. Noi ci sposteremo, noi seguiremo il Sunsplash, ovunque vada, noi andremo a suonare al Sunsplash, sia esso a Barcellona, a Copenaghen, a Parigi o a sto cazzo. Io vi abbraccio, io ci sarò sempre, poi verrò anche di persona, se fate il Festival Mondiale della Mazurka, io vengo. Un abbraccio a tutti e Friulan del mondo. Stateci vicini e lottiamo insieme per i nostri diritti, la nostra libertà e per il prossimo Rototom Sunsplash. Ciao a tutti!
Ho fatto anche questo pezzo ieri che adesso sto mixando, si chiama Rototom Free, che da domani distribuirò su internet per tutti quanti e comincerò la mia campagna personale proprio di liberazione. Caro Filippo, siete stati tra i primi ad ospitarmi come artista al Rototom e anche quando vi abbiamo presentato i progetti più strani, con la musica più difficile e sperimentale, ci avete aperto la porta e avete alzato il volume. Spero con tutto il cuore che il grande lavoro che avete fatto vi venga riconosciuto. Con affetto e stima, Elisa. Il Rototom, dice Don Ciotti, è un momento prezioso. Cancellarlo ci renderebbe culturalmente tutti più poveri.